Ciao ragazzi, allora sono qui a casa di Marco Ballarani come spesso capita, che mi ospita e avete visto all'inizio abbiamo fatto un po' i cretini insieme, ci siamo divertiti un po' con due strumenti fantastici, Wurlitzer e l'Hammond, magistralmente suonato dal maestro Ballarani che ha fatto il solo, quello col dentino arrabbiato, e giustamente, anche perché con questo qua viene spontaneo. Adesso stavate sentendo diciamo, un settaggio molto molto rock. In realtà possiamo fare, giusto per indagare con un po' più di precisione l'Hammond, facciamo una via di mezzo, perché comunque noi siamo, diciamo così, facciamo parte di quel mondo di amanti di questo strumento, che arrivano comunque anche da tutta la parte rock, anzi soprattutto da quella, rock, funk e dintorni. Diciamo l'utilizzo quello un po' più popolare, ecco, dell'organo, un po' più pop. Ecco, sentite la variazione costante che si può ottenere con i drawbars. Ora, chiaramente io, per chi di voi non conosce l'Hammond completamente, bisognerebbe partire veramente da lontano, perché questo è un organo che è stato costruito per imitare l'organo da chiesa, è stato diciamo inventato da un inventore praticamente, che ha cercato di imitare quello che capita in un organo da chiesa e ha creato questa modalità per registri che poi la differenza fondamentale che c'è è la questione del dosaggio, cioè la possibilità di dosare quanto vogliamo ogni registro. I registri che sono le armoniche del suono, sono quelle che compongono la nota, diciamo. A parte la questione, diciamo, più semplice, che possiamo sentirli uno per uno. Ah, c'ho sulla percussione, scusa. Ecco, come sentite, chiaramente dosando questi registri, praticamente si chiamano drawbars, come dicevo, chiaramente le possibilità sonore sono infinite. Poi diciamo che ci sono dei settaggi di questi drawbars che sono diventati così, diciamo, storici, come per esempio questo, rimetto la percussione, che è classico delle situazioni più jazz e cose del genere. Ma avrete sentito questo suono questo tipo di sound 1 miliardo di volte in dischi di successo di qualunque genere. Poi cosa succede?
lui in realtà non suona così da solo, suona così nel momento in cui viene accoppiato con quello che è poi un'altra parte fondamentale del carattere di questo strumento, che è il Leslie. Leslie, che anche quello è un amplificatore inventato da un'altra persona, che non è quello che ha inventato l'organo. Questo sistema di amplificazione che era basato, diciamo, su due sezioni, una che era il rotore e uno che era la tromba, che giravano e facevano uscire il suono girando, erano sfasati e quindi quello che sentite, questo effetto. Sentite, quello sotto si è fermato. Il rotore parte più lentamente, la tromba parte più velocemente e rallentano sfasati. Questo effetto chiaramente crea una sorta di surround, di avvolgimento, che è anche molto così, diciamo, ecclesiastico, molto da chiesa. Siamo abituati a sentirlo così perché passa davanti al microfono e lo sentiamo praticamente girare con questo intervallo. La stessa cosa vale per il rotore, che quando passa davanti al microfono si fa sentire e poi scompare. Questa sensazione qui in realtà in una chiesa è molto diversa, perché in chiesa questa amplificazione serve per creare questo effetto surround molto anche suggestivo, e serve, è un po' quello che avvolgeva il luogo dove l'organo veniva suonato. Questa natura, diciamo, liturgica è diventata proprio parte integrante di quella visione che abbiamo della musica black americana, che arriva appunto dalla Chiesa. La cosa fondamentale è che tutte queste possibilità sono state esplorate in qualsiasi modo, partendo da quelle che erano già diventate delle tradizioni negli anni 40 e 50 nelle chiese, per poi cominciare a diventare qualsiasi cosa, tra cui appunto anche questo, per intenderci, che poi è quello che siamo abituati a sentire nel rock. E tutte queste cose sono nate nel tempo e si sono sviluppate in mille dischi, mille incisioni, che sono le più belle dello scorso secolo. Sono fantastiche, sono quelle che ci hanno accompagnato e ci hanno fatto innamorare poi di questo strumento, che è meraviglioso perché appunto passa da questo alla delicatezza più, che diventa un flauto, se vogliamo. Quindi, diciamo, un po' di chiesa si sente sempre, però è anche vero che questo è anche. Quindi insomma, diciamo che si presta a qualsiasi genere, più che altro diciamo noi a posteriori lo leghiamo a qualsiasi genere, ma all'epoca veniva sperimentato in qualsiasi genere, nel senso che se c'era questo strumento in uno studio, prima o poi qualcuno andava lì e diceva: ma non è che magari se mettiamo sotto anche gli accordi fatti con l'Hammond? Il problema degli accordi fatti con l'Hammond è che se tu metti un Hammond in un pezzo, a parte che lo caratterizzi in modo micidiale, ma soprattutto quel suono lì, a meno che tu non spenga il canale, lo sentirai
sempre, anche se spegni il canale a volte lo senti lo stesso, perché ti rimane talmente incastrato nel cervello. Proprio questa modalità, diciamo, adesso qui siamo anche abbastanza spinti, ma se in un brano, per esempio, mettiamo una cosa semplice. Questa cosa qui vi garantisco che, a parte avvolgere il brano e rendere anche più semplice veramente l'ascolto, cantarci sopra, suonarci sopra, perché io quando suono Lemon personalmente continuo a toccarlo, non ho settaggi dei drawbars. Quando sento che in un brano, scusate c'è la percussione, trovo. Adesso non c'è nessun brano che sta andando, però nella mia testa c'è. Insomma, un po' di chiesa, un po' come si dice, un po' diavolo all'acqua è un po' l'acqua santa. Comunque, in generale, diciamo, questa capacità impressionante di stare a contatto con la musica di questo strumento è incredibile. Poi, entrando nel dettaglio di come Marco gestisce la cosa, lui è veramente un cultore. E quindi adesso noi praticamente stiamo utilizzando questo come preamplificatore, perché non quello interno del Leslie, giusto? Perché il Leslie è in un isobox gigantesco dietro di lui e chiaramente non si sente quasi per niente. Noi siamo in un appartamento normalissimo e lui è riuscito a metterlo in un isobox che completamente lo gestisce a livello sonoro. Ora, la cosa interessante è che chiaramente tutto quello che è l'ambiente lui lo deve ricreare, perché non possiamo avere un ambiente lì dentro. Nonostante questo, come sentite, adesso torno a un po' di violenza, c'è un po' di ambiente, anche se non avendo dinamica, fondamentalmente bisogna lavorare col pedale per dare. Sentite che se spingo satura e se sto basso diventa un altro strumento. Posso cambiare genere solo col pedale praticamente. E vabbè, queste sono alcune delle cose da dire. Sarebbe da stare 6 mesi qui. Però diciamo che abbiamo le percussioni, per esempio, senza percussioni, cosa che a me piace molto perché cosa che a me piace molto, mi piace molto questo suono, però in realtà la bellezza delle percussioni, che possono essere o con la seconda, ve le faccio sentire così, o di terza, chiaramente sono parte integrante, possono essere soft o normal, diciamo il volume può essere diverso e anche il decay può essere differente. Ci sono queste opzioni che chiaramente chi sta vedendo il video e conosce Lemon dirà vabbè ma grazie, lo so, però ci sono anche quelli che Lemon non l'hanno mai visto. Io non sono molto naif, quindi siate clementi nei miei confronti perché sicuramente qualcuno di voi dirà vabbè però prima hai fatto, sì, va bene. Tanto questo qui è uno strumento che in realtà quando poi va sul palco uno si siede davanti e neofita o non neofita che sia, dopo un po' entra in relazione con quello strumento. Io la prima volta che l'ho suonato avevo, credo, 18 anni, 20 anni, non volevo più venire via.
mi dovevano togliere dopo la sera, finita la serata mi dovevano portare via, perché è una cosa, ti innamori in modo incredibile. Ed è stata la prima volta che ho gridato con le tastiere, che è una cosa che io dico sempre, cioè l'unico strumento che il punto in cui grida, nel senso, qui grida. Grida quanto piace a me, nel senso che utilizzando i dropbars poi si può trovare il grido che si preferisce. Io alla fine mi metto lì con le mani e mi ricordo questa sensazione la prima volta dove ho fatto così, ho detto non è possibile, veramente? E invece si poteva, cioè quando ho fatto così non ci credevo, perché avevo scoperto che potevo essere cattivo con le tastiere, potevo essere cosa che cercavo di fare da tanto tempo, poi ho scoperto che questo strumento te lo permette, in parole povere. Questo, vabbè, questo è un aspetto, diciamo così, mio personale e un po' così nostalgico. Però tornando a noi, quindi percussioni, drawbars, pedale che non è di volume, è di espressione, nel senso che è veramente, a parte la questione proprio dell'espressione che può dare se si suona in un contesto di questo tipo, sono le classiche cose dei film di paura. Sentite, quando si scende e si arriva a un volume basso, diciamo, oltretutto lui tende a ingrossare il suono, a caricarlo un po' in basso quando si sta bassi con l'espressione. Quindi ci sono una serie di peculiarità dello strumento che danno una quantità infinita di questioni espressive, di possibilità espressive. Il chorus e il vibrato, ci stavamo dimenticando di una delle parti più importanti. Ora levo tutto, levo anche le percussioni e vi faccio sentire così che si sente bene la differenza quando si aziona il chorus o il vibrato, poi si può decidere quale utilizzare. Ci sono tre, diciamo, intensità di vibrato e di chorus. Questo è il vibrato 1, questo è il chorus 1, questo è il vibrato 2 e qui cominciamo a entrare in quella modalità. Fa un po' quell'effetto, quella cosa lì, ti viene il sorriso così da matto. E poi ci sono invece il vibrato, il chorus 3 e il vibrato 3, che vabbè, il vibrato 3 diventi proprio il mostro del finale del film. E scusatemi, ci stiamo divertendo un po' anche con Marco a dire un po' di stupidate. Però poi vai qua. E poi appunto le possibilità si ampliano nel momento in cui io qui sotto voglio avere dei bassi, vibra tutto lì, sono giganteschi, ma se voglio io posso anche, non dico di entrare in una modalità pianistica, ma comunque quasi. La cosa bella che si differenzia da qualsiasi altro strumento è il fatto, diciamo, pianistico, per chi è abituato più al pianoforte, che qui si sovrappongono le note, quindi abbiamo questa possibilità tra destra e sinistra, perché avendo due manuali e la possibilità di avere due fonti sonore.
Sarebbe la pedaliera, ma è fuori a pesare. No, beh, quella ci vogliono quelli bravi per suonare la pedaliera. Comunque, vabbè, insomma, io normalmente quando suono questo, in una situazione, io massimo blues, nel senso non mi permetterei mai, quando suono in quei contesti, insomma, questo è uno strumento che ti permette di essere alla pari con, tra i miei migliori amici ci sono i chitarristi, quindi, però diciamo che anche per loro è più bello, cioè nel senso che loro sono lì con un ampli che suonano, tu sei lì di solito con degli strumenti che non permettono la stessa intensità, ma io parlo proprio di come si sviluppa il suono nell'ambiente e all'interno di una band. Questo lega con gli altri in un modo veramente incredibile. Sentite, anche il kick click, qual è il problema? Che questo kick click qua non sarà mai, anche gli acuti di questo kick click qua non saranno mai e poi mai degli acuti fastidiosi, sgradevoli, nemmeno se li tiri su a canna, non ce n'è. Mentre molto spesso col digitale questa sensazione veramente si fatica ad averla. Considerate che qui stiamo spingendo, è una situazione abbastanza aggressiva, quindi eppure la morbidezza c'è sempre, perché è lo strumento che butta fuori questa cosa qua. Parlavamo con Marco del fatto che adesso vi faccio sentire una cosa per farvi capire da dove deriva questo kick click di cui parliamo. Sentite che sono entrati poco alla volta. Esatto. Sono i 9 contatti che arrivano uno leggermente più lontano dall'altro. Questa cosa poi in velocità crea questa sensazione di rumore elettrico che poi è parte integrante del suono. Questa... Poi capita in queste situazioni di rimbalzo che quel suono raddoppi e diventi quindi si crea questa specie di rotondità che fa groove, che fa il ritmo, diciamo, ecco, per dirla all'italiana. Comunque, insomma, io direi, ragazzi, che questa è una situazione bellissima che ha qui Marco e che così, se può avervi aiutato un po' a conoscere un po' di più questo strumento, sempre, come dicevo, il resoconto di uno che lo suona così rock and roll, diciamo, senza essere un organista provetto. Una puntata dedicata allo strumento uno degli strumenti più belli della storia degli strumenti musicali. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Marco il Balla che è stato gentilissimo e come sempre che vi saluta, come sempre ci ha deliziato con questi strumenti e ha anche suonati di brutto, quindi io perché ci tenevo che suonasse finalmente, che suonassimo insieme. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella perché è importante, così posso rompervi l'anima con tutte le mie dirette, i miei video e tutto quanto. Non voglio insistere, però diciamo che è una cosa che mi aiuta e mi fa piacere.
Vi mando un abbraccio, un bacio e spero di vedervi presto. Ciao ciao!